Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Arianna e in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing. In questo video nello specifico parliamo di come sono passata da 0 a 100.000 euro di fatturato in un solo anno grazie al mio profilo Instagram. Quindi se sei curioso di sapere tutte quelle che sono state le strategie che ho utilizzato, rimani fino alla fine. Il primo passaggio fondamentale per me è stato quello di cambiare mindset, ovvero cambiare flusso di pensiero. In particolare ti voglio far vedere un breve video per farti capire meglio di che cosa sto parlando. Questo video, che è Chiara Ferragni, in realtà è lo spezzone di un'intervista, ma mi ha colpito fortemente soprattutto quello che lei ha detto anche durante il suo docufilm, che è essere la Chiara che vorrei essere. Cosa significa in poche parole? Noi spesso pensiamo che saremo quella persona solo nel momento in cui otterremo determinati risultati, quindi mi sentirò nell'abbondanza solo quando avrò tot soldi sul conto, oppure mi sentirò un imprenditore di successo solo quando avrò raggiunto determinati risultati. Ma il problema e il succo di tutto questo discorso è che dobbiamo essere quella persona per poterlo diventare, quindi ci dobbiamo già sentire quella tipologia di persona. Io tendevo a essere una persona che procrastinava all'infinito, non facevo mai quello che dovevo fare, trovavo sempre mille scuse, arrivavo sempre in ritardo agli appuntamenti, non tenevo conto di quelle che erano le mie spese e quindi mi facevo un po' prendere la mano. Quando ho iniziato a capire che dovevo essere la persona che volevo diventare per poterla diventare, dovevo già esserlo in questo momento, ho iniziato a cambiare tante delle mie piccole abitudini. Per esempio, ho iniziato a essere puntuale a tutti gli appuntamenti, ho iniziato a ritagliarmi dei momenti in cui non procrastinavo ma studiavo e facevo tutti quei piccoli task che però mi avrebbero permesso di raggiungere grandi risultati, che sono poi quelli che effettivamente sono riuscita a raggiungere. Per quanto riguarda il discorso mindset, ho anche creato questo video qua, se dopo lo vorrai andare a vedere, che è molto interessante e che penso ti aprirà ancora di più la mente in questo senso. Non sottovalutare questo primo punto perché credimi è fondamentale. Il secondo passaggio fondamentale è stato quello di formarmi. Spesso la parola formazione fa paura e spesso procrastiniamo nell'acquistare magari qualcosa di formativo, ma non procrastiniamo affatto quando si tratta di acquistare l'ultima cavolata che troviamo alla Maison du Monde o in qualsiasi altro posto. Bene, in questo punto ti voglio dire che è la cosa più importante che puoi fare. Investire sulla tua formazione, che siano 1.000, 2.000, 3.000 euro, è la cosa che veramente ti aiuterà maggiormente a raggiungere i tuoi risultati. Se tu non sai come arrivare a quel risultato, se tu non hai le conoscenze per poter costruire un determinato business, non ce la farai mai. Perderai ore e ore a cercare contenuti gratuiti, ma perché non investire in un percorso step by step che ti guida al raggiungimento di quel determinato obiettivo, facendoti risparmiare tempo, fatica e soprattutto facendoti raggiungere quella soddisfazione anche a livello monetario che hai sempre desiderato? D'altronde, se ci pensi, risparmiare su una maglietta oggi ti permetterà magari di poterne comprare 10 domani, ed è esattamente quello che è successo a me. Quando mi sono trovata davanti al bivio, investo o non investo, avevo mille perplessità per tantissimi motivi. Primo fra tutti, non avevo le disponibilità economiche in quel momento per poter investire sul percorso che stavo guardando, ma per fortuna c'era la possibilità di rateizzare quel percorso. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto questo investimento su di me, veramente mi è costata tantissima fatica, credetemi, perché al tempo era una cifra molto grande per le mie possibilità economiche, ma l'ho fatto e il ritorno che ho avuto è stato raddoppiato, quadruplicato all'infinito, nel senso che ho avuto un ritorno incredibile. Per cui vi dico, se c'è un percorso che vi piace, che ritenete valido e se volete investire su voi stessi e sulla vostra formazione perché volete creare un vostro business, fatelo, perché è la cosa migliore che possiate fare. Quindi secondo punto fondamentale, investire in formazione. Il terzo passaggio che mi ha permesso veramente di vedere una grandissima differenza e di raggiungere i 100.000 euro di fatturato a fine del 2020 è stato quello di concentrarmi su una sola nicchia e su un solo prodotto specifico. Spesso tendiamo a pensare che più cose vendiamo, più possibilità abbiamo di raggiungere un determinato fatturato, ma non c'è cosa più sbagliata di questa. Quando sono partita anche io avevo questo pensiero, quindi che cosa ho fatto? Ho creato un corso, poi ho creato un coaching one to one, poi ho creato un ebook e cercavo di promuovere tutte queste cose contemporaneamente. La cosa che è successa è che si creava ovviamente molta confusione, ma soprattutto anche io avevo difficoltà dal lato promozionale, perché un giorno promuovevo quello, un altro giorno promuovevo quell'altro e
creavo anche una sorta di confusione nelle persone che ovviamente mi seguivano, che non sapevano cosa gli convenisse fare. Quando poi mi sono un attimo fermata e ho capito che investire le mie energie in 4-5 cose era troppo dispendioso, sono tornata indietro, mi sono chiesta che cos'era la cosa migliore, la soluzione migliore per me in quel momento, e ho scelto di investire su un unico progetto che appunto è la Instagram Pills Academy. A settembre del 2020 ho poi scelto di lanciare quindi il prodotto e concentrarmi solo sulla vendita di questo prodotto, e indovinate cosa è successo? Il mio fatturato è quintuplicato, quindi praticamente sono passata da avere un guadagno normale a guadagnare cifre fuori dalla mia immaginazione. E questo perché succede? Perché appunto, come ti ho spiegato, quando tu ti concentri su tante cose, la tua energia deve spalmarsi su tante cose, rischi di farne tante fatte discretamente ma nessuna fatta veramente bene. Quando invece metti tutte le tue energie, tutta la tua forza su un solo progetto, è lì che veramente vedi la differenza, le cose cambiano e vedi il tuo lavoro fruttare al meglio. Il mio consiglio quindi più spassionato è quello di concentrarti su una sola nicchia, quindi su un solo problema da risolvere per una target audience specifica, e puntare tutto su quel prodotto, su quel servizio che vuoi vendere. Ora, prima di passare al quarto step fondamentale che mi ha permesso di passare da 0 a oltre 100.000 follower, ti voglio ricordare a tal proposito che se ancora non l'hai fatto ti devi assolutamente iscrivere al mio webinar gratuito L'età dell'oro di Instagram. In questo webinar ti spiegherò step by step tutto quello che devi fare per passare da un profilo qualunque a un profilo capace di monetizzare e trasformare così la tua passione in un vero e proprio lavoro, esattamente come ci sono riuscita io. Quindi se ancora non l'hai visto, mi raccomando, clicca nel bottone qui sotto in descrizione e iscriviti. Passiamo adesso al quarto step fondamentale che mi ha permesso di passare da 0 a 100.000 euro di fatturato a fine 2020, che è stato quello di creare una community. Anche qui la cosa più semplice che possiamo fare, soprattutto se partiamo da zero e vogliamo costruire un business online capace di fatturare 100.000 euro, è quello di creare una community. Se noi abbiamo qualcuno già disposto a pagarci e a pagare per poter avere dei contenuti in più esclusivi da parte nostra o della formazione, chiaramente abbiamo un vantaggio competitivo rispetto a che partire da zero. Qual è il mio consiglio? Scegli una piattaforma, quella che più ti piace, quella che più ti senti tua. Può essere TikTok, può essere Instagram, YouTube, ce ne sono veramente tante tra le quali scegliere, e cerca di metterti all in su quella piattaforma. All in intendo creare contenuti in maniera costante e soprattutto contenuti che siano rilevanti e interessanti per il tuo cliente ideale, e metterti quindi a creare contenuti. Fai un bel piano editoriale e inizi a pubblicare. Questo ovviamente ti serve per poter nel frattempo aumentare il tuo seguito su questa piattaforma, quindi iniziare a avere effettivamente una community e pensare in una contemporanea al tuo prodotto. Quando sarai pronto a lanciare questo determinato prodotto, ovviamente riuscirai ad avere un impatto maggiore, perché più persone ti seguiranno e quindi più clienti possibilmente riuscirai a ottenere. E esempi di business che sono riusciti ad avere un enorme impatto, un enorme successo grazie alla community che c'era dietro, ce ne sono tantissimi, e te ne voglio riportare due esempi giusto per appunto farti capire. Rihanna è un esempio lampante di questa tipologia di business. Lei prima si è creata la sua community grazie anche sicuramente alla sua carriera come cantante. Quando ha lanciato il suo prodotto Fenty Beauty non ci sono stati dubbi, ha avuto un successo pazzesco ed è un'azienda in continua evoluzione. Ma se vogliamo prendere anche un esempio un po' più piccolo e più contemporaneo, se vogliamo, vediamo Emmalloru. Emmalloru è uno youtuber seguitissimo che durante la pandemia ha scelto di lanciare il suo corso su come editare i video al meglio. No ADV, no sponsor, veramente è un esempio fatto a caso, e ha ottenuto un successo pazzesco. Se non sbaglio aveva dichiarato di averne venduti 600 nel giro di 24 ore, se non ricordo male, non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbe essere così. Quindi per dire che quando hai una community alle spalle, quindi qualcuno che ti segue, che guarda i tuoi contenuti, appassionato a ciò che fai, è molto più facile poi riuscire ad avere un grosso impatto anche in breve tempo. Il quinto step fondamentale è stato quello di analizzare e migliorare. Quando ho lanciato l'Academy per la prima volta a inizio del 2020 non era assolutamente come la vediamo oggi, si è evoluta nel tempo. Questo perché ogni volta, ogni tot mesi, io vado a analizzare, a raccogliere le recensioni che sono arrivate, vado a fare domande, a capire che cosa si può migliorare, a vedere che cosa è cambiato intanto e che cosa si può implementare al corso. Tutto questo mi permette di migliorarlo e renderlo sempre di più un programma adatto alle persone che mi seguono e al mio cliente ideale.
Quindi una volta che hai creato il tuo prodotto, il tuo servizio, non metterlo lì, finito, facciamo che venda e non ci pensiamo più, ma anzi investi sempre una parte del tuo tempo per chiederti che cosa puoi migliorare, cosa puoi implementare e come puoi avere ancora di più un impatto sulle persone che ti seguono. E questo credimi che nel lungo termine darà tantissimi frutti e tantissimi risultati, o anche nel breve termine come è stato nel mio caso. Terzo step fondamentale è stato quello di investire in ADV. Io penso che la parte di traffico organico, quindi non a pagamento, sia importantissimo, ma nel momento in cui noi vogliamo scalare e ottenere sempre più persone, è giusto secondo me, nel momento in cui abbiamo soprattutto le disponibilità economiche per farlo, pensare a qualcosa di a pagamento, qualcosa di non organico, per espandere ancora di più il pubblico che possiamo trovare. E questa quindi per me è stata una cosa fondamentale. Principalmente negli ultimi anni ho investito in Facebook Ads, scegliendo di mettere sempre un budget superiore di volta in volta, man mano che ovviamente i guadagni crescevano. Quindi non è una cosa che dovete fare dal giorno zero. Come prima cosa infatti vi consiglio di creare una vostra community, di lanciare in organico a una community che vi segue in maniera appassionata e che avete ottenuto non spendendo assolutamente niente. Ma in un secondo momento, quando inizierete ad avere i primi risultati, il mio consiglio è veramente di fare una pensata sull'investire in ads. Anche qui non è una cosa che fai a caso, non è che tutti sanno fare le ads e tutte le sanno fare al meglio, quindi vi consiglio di affidarvi a un professionista se ne avete la possibilità. Però piano piano sicuramente è, credetemi, uno strumento potentissimo e, per quanto a volte sembra essere discriminato e sinceramente non capisco perché, è veramente uno strumento di marketing fondamentale per le aziende, non solo di vendita di prodotti digitali ma anche di servizi e e-shop, e-commerce e via dicendo. Ora, sai tutti quelli che sono stati i passaggi fondamentali che mi hanno permesso di arrivare da 0 a 100.000 euro di fatturato in un solo anno. Se ti sono stati utili questi commenti, fammelo sapere lasciando un commento qui sotto, in modo che saprò anche se sei arrivato fino a qui, quindi complimenti. E noi ovviamente ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo video. Prima ti consiglio di guardare anche questo video qua. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!